Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. In questo video torniamo con la serie Smettila di dire e in particolare ci occupiamo della parolina perché. Insomma, una di quelle paroline che sembrano non avere delle alternative quando ci chiediamo come sostituirle. In realtà è sempre possibile dire le cose in maniera diversa e questa parolina non fa eccezione. In questo video vi mostrerò le alternative a perché in tutti i suoi utilizzi, facendo ovviamente tanti esempi. Siete pronti? Iniziamo! Partiamo subito dalle basi. Dovete sapere che perché può essere un avverbio interrogativo utilizzato nelle domande o una congiunzione utilizzata nelle subordinate che generalmente indica rapporti causali o finali. Cominciamo proprio dall'utilizzo di perché come avverbio interrogativo. E vediamo quindi come è possibile sostituirlo nelle frasi interrogative. Una prima possibilità è per quale ragione? Questa è sicuramente una delle alternative più semplici e più intuitive, che però viene un po' più spesso utilizzata in contesti formali. E in sostanza, quando chiediamo perché, vogliamo proprio sapere la ragione per cui qualcosa in particolare è avvenuto. Vediamo un esempio. Mi dica, signor Rossi, per quale ragione è arrivato in ritardo alla riunione questa mattina? Crede di poter fare come vuole? Un'altra possibilità è perché o per quale motivo. Questa è molto simile a quella che abbiamo appena visto. L'unica differenza è che si può utilizzare un po' più spesso nei contesti colloquiali e informali, pur mantenendo una sfumatura formale. Per esempio, Luca, scusa, ma per quale motivo continui a guardarmi? Vuoi una foto? Oppure potremmo sostituire perché con a che o a quale scopo. Anche in questo caso si tratta di espressioni leggermente più formali, nonostante sia possibile tranquillamente trovarle anche in contesti più colloquiali. Sì, ok, ho capito che hai comprato un capannone enorme, ma a che scopo? A cosa ti serve? Una validissima e usatissima alternativa a perché è come mai? Devo dire che questa è veramente molto frequente in contesti colloquiali e molto spesso crea difficoltà perché non è così intuitiva, quindi è necessario conoscerla per comprenderla. Il significato comunque è identico a perché, senza sfumature particolari. Come mai hai chiamato la polizia? È successo qualcosa di grave? Ovviamente ci tengo a sottolineare che tutte le alternative a perché come avverbio interrogativo possono essere tranquillamente utilizzate anche per riportare le domande nel discorso indiretto. Vediamo qualche esempio. L'unica cosa che non ho capito è per quale motivo abbia deciso di trasferirsi. Oggi ho incontrato tua madre e mi ha chiesto come mai non fossi andato a scuola stamattina. Rimane da chiarire per quale ragione il pluriomicida abbia deciso di consegnarsi alla polizia. Ho cercato di scoprire a quale scopo ti avesse chiesto di aiutarla, ma non mi ha voluto rivelare nulla. Inoltre, se nel discorso indiretto vogliamo riportare una domanda introdotta da perché, ci sono due alternative. La prima è ovviamente quella di mantenere la parolina perché. Per esempio, Marta comunque non mi ha spiegato perché abbia deciso di sposare Francesco così presto. La seconda alternativa invece è quella di sostituire perché con il motivo o la ragione per cui. Per esempio, Marta comunque non mi ha spiegato il motivo per cui abbia deciso di sposare Francesco così presto.
Attenzione però, un errore che sento spesso negli stranieri che parlano italiano è dire il motivo o la ragione perché invece di per cui, ma questo è sbagliato. Dunque, fino a questo punto ci siamo occupati delle alternative a perché come avverbio interrogativo, e cioè per introdurre delle domande che siano nel discorso diretto o indiretto, volte a chiedere la causa di qualcosa. Nelle frasi subordinate, invece, quindi nel suo altro utilizzo, la congiunzione perché serve per dare una spiegazione e in questo caso perché ha moltissimi possibili sinonimi. Vediamoli. Se utilizziamo perché come congiunzione causale, e cioè per introdurre il motivo, la causa, la ragione di un determinato avvenimento, allora perché può essere sostituito da poiché. La congiunzione poiché è utilizzata come sinonimo assoluto di perché, senza alcun cambiamento di significato. L'unica differenza comunque sta nell'utilizzo. Infatti dovete sapere che perché come congiunzione causale si può utilizzare soltanto nel mezzo della frase e non all'inizio. Quindi potremmo dire mangio perché ho fame, ma non perché ho fame mangio. Poiché, invece, può essere utilizzato tranquillamente tanto all'inizio della frase quanto nel mezzo. Di solito, comunque, lo si trova più spesso in contesti formali e letterari. Per esempio, un poeta potrebbe dire le dichiarai il mio amore senza remore, poiché sapevo già che mai più l'avrei rivista. Un'altra possibile alternativa a perché come congiunzione causale è siccome. Siccome è la versione decisamente più colloquiale di poiché. Infatti, ancora una volta, ha lo stesso identico significato di perché, ma proprio come poiché si può utilizzare sia all'inizio della frase sia nel mezzo. E questo lo si trova tranquillamente anche in contesti più informali. Per esempio, siccome ho già troppe spese questo mese, non posso venire in vacanza con voi. Sulla stessa scia di siccome troviamo anche dato che e visto che. Per esempio, ne ho comprate 4 confezioni, dato che c'era lo sconto. Visto che abbiamo tempo, possiamo fare una passeggiata più lunga. Oppure, non vi faccio più esempi, tanto avete capito. Ok, questa è nuova. Ora sono sicura che vi starete chiedendo per quale ragione hai utilizzato la parolina tanto? Ebbene, dovete sapere che tanto, tra i suoi altri significati, esprime anche un po' la causa, il motivo, la ragione di qualcosa. Però non voglio svelarvi troppo. Vi garantisco che è una parolina molto utilizzata nell'italiano colloquiale, ma abbiamo realizzato un video dedicato solo a lei e questo video potete trovarlo qui in alto nella card o cliccando sul link in descrizione. Fidatevi, una volta che capite tanto, molte cose saranno più chiare nell'italiano. Ma adesso continuiamo. Un'espressione come alternativa a perché, molto utilizzata sia nei contesti più formali che in quelli più informali, è per il fatto che, o qualche volta per il semplice fatto che. Semplice, infatti, può anche essere omesso, ma chiaramente dà più enfasi ed è per questo che è più frequentemente utilizzato nei contesti colloquiali.
Di norma, con questa espressione si vuole sottolineare che il motivo di una certa azione o di un certo evento è piuttosto ovvio, scontato. Per esempio, io con Marta non ci voglio più lavorare per il semplice fatto che l'ultima volta che ci siamo viste non la smetteva di lanciare frecciatine e fare commenti di cattivo gusto sul mio nuovo taglio di capelli. Quando invece la congiunzione perché ha valore prettamente finale, e cioè indica lo scopo, l'obiettivo di qualcosa, allora può essere sostituito con affinché oppure cosicché, anche se queste due alternative hanno una sfumatura leggermente più formale. L'ho tartassato di domande affinché confessasse tutto. Ho regalato una nuova bicicletta a mia figlia così che possa imparare a pedalare senza le rotelle di sostegno. Adesso, attenzione! Affinché e cosicché possono sostituire la congiunzione finale perché nelle subordinate esplicite, cioè quelle che presentano un verbo finito, un verbo coniugato come il congiuntivo. Ma è possibile esprimere lo stesso significato anche in subordinate implicite e in questo caso generalmente il verbo è all'infinito. Perché in questo caso può essere sostituito da espressioni come al fine di, allo scopo di, così da, in modo da. Vediamo qualche esempio. L'ho tartassato di domande al fine di o allo scopo di ottenere delle risposte. Oppure ho regalato una nuova bicicletta a mia figlia in modo da o così da permetterle di imparare a pedalare senza le rotelle di sostegno. Attenzione, notate bene. Come potete vedere, infatti, ho dovuto leggermente modificare queste frasi rispetto a quelle che abbiamo visto poco fa, perché è possibile utilizzare queste subordinate implicite e quindi queste espressioni solo se il soggetto della frase principale e della subordinata finale è lo stesso. Ed eccoci arrivati alla fine di questo video. Spero che abbiate preso appunti perché adesso tocca a voi e nei commenti mi dovete scrivere almeno una frase con un'alternativa a perché. Adesso probabilmente vi starete chiedendo: ma perché non ci eravamo mai accorti di tutte queste alternative alla parolina perché? Probabilmente la risposta è perché non ascoltate abbastanza italiano, soprattutto quello colloquiale. Quindi il mio consiglio è quello di guardare più film, più serie TV in italiano che vi permettano di capire come noi italiani parliamo nella vita di tutti i giorni. E se per qualche motivo nel vostro paese ci sono delle georestrizioni che vi impediscono di farlo, non vi preoccupate, potete tranquillamente utilizzare una VPN. Cos'è una VPN? Come funziona? Anche a questo ci sono le risposte. Potete trovarle nel video dedicato proprio alle 4 migliori VPN del 2021, che trovate come sempre qui in alto nella card o giù nella descrizione. Spoiler, c'è anche la mia preferita. Come sempre vi ricordo che se invece cercate degli altri argomenti di grammatica o di cultura italiana potete passare dal nostro sito learnamo.com e non dimenticate di seguirci anche su Facebook, su Instagram, su Twitter, su Pinterest e su TikTok. Alla prossima! Ciao ciao!